Buongiorno, rieccoci con la rubrica mensile dove tengo traccia di tutti i miei investimenti passati e dei miei piani e progetti futuri. Come sempre faccio tutto questo per avere una discussione costruttiva con voi, quindi qui sotto nei commenti lasciatemi tutti i vostri feedback. Poi, per chi fosse la prima puntata di questa rubrica, il video si struttura così. Prima faccio una revisione dei miei investimenti passati, poi andiamo a parlare degli investimenti dell'ultimo mese ed infine i piani e progetti futuri. Dato che ho ancora un po' di liquidità disponibile, come avete visto e vedrete, in questi ultimi mesi c'è stato un po' di trambusto, con nuove informazioni, approfondimenti di nuovi investimenti e decisioni da prendere, perché ho anche visto case per acquistare e indagato il da farsi un po' più in grande per quel che riguarda tutti i miei progetti. Ve lo anticipo ora, ma poi ne andiamo a parlare nella parte dei progetti futuri. Mi sto trasferendo e la nuova casa non è qui a Londra. Tenetevi saldi perché in questa puntata, senza nemmeno menzionare il tema cripto, che comunque vediamo, ho combinato diverse cose. Ora immergiamoci nella revisione perché non vedo l'ora di raccontarvi tutte le novità. Ultima cosa prima di iniziare, come sempre vi ricordo che non sono un consulente finanziario, quindi prima di fare ogni spostamento fate le vostre opportune considerazioni. Io vi voglio solo condividere la mia esperienza nella speranza che possiate trovare delle informazioni utili. Poi in questo video vado molto spedito, ma se volete approfondire ogni argomento, qui sotto in descrizione potete trovare una montagna di risorse. Ora, le prime che vado a menzionare sono piattaforme di peer-to-peer lending. Spiegate semplicemente, qui si vanno a fare prestiti a persone o aziende e si ottiene un tasso di interesse. La prima nella quale investo si chiama Bondora. Nell'ultimo mese da qui ho guadagnato 23,23 euro di interessi. La seconda nella quale investo si chiama Mintos, dalla quale in realtà sto prelevando, e nell'ultimo mese, nonostante stia prelevando, ho guadagnato 0,83 euro di interessi. La terza nella quale investo si chiama Rendimento Etico. Qui si va a fare peer-to-peer lending per progetti immobiliari. Gli interessi si ottengono solo quando un progetto immobiliare finisce. Nell'ultimo mese ne è finito uno e ho guadagnato 54,17 euro di interessi. La quarta nella quale investo si chiama Cryptalia. Qui si va a fare peer-to-peer lending per progetti di piccole e medie imprese e nell'ultimo mese da qui ho guadagnato 2,26 euro di interessi, per un totale guadagno dal peer-to-peer lending di 80,49 euro. Data la liquidità che vi menzionavo ad inizio video, sto valutando se rimpolpare la parte di portafoglio nel peer-to-peer lending. Lo vedremo nei prossimi mesi perché oltre a questo sto valutando tante altre cose e il mio portafoglio si sta ridimensionando, ma ne parleremo. Poi sempre parlando di vecchi investimenti, anche se questi non so quanto si possono ritenere investimenti, vi faccio il solito aggiornamento sul mio conto Easy Access Savings in app con Revolut. Con i tassi allo 0,4% nell'ultimo mese ho guadagnato 6,68 sterline. Ora finalmente è arrivato il momento di parlare di azioni e mercati finanziari. Faccio anche qui una bella carrellata. Il mio primo portafoglio è su Nutmeg, un robo-advisor che uso per il mio conto Lifetime ISA che mi permette di avere dei bonus dal governo inglese. Se volete approfondire la cosa, parlo di tutto questo nel video della mia dichiarazione dei redditi. Comunque, ad ora con questo portafoglio mi trovo in questo stato in profitto di 2.630 sterline circa. Questo numero rispecchia il mercato e avendo iniziato ad investire a marzo in piena crisi l'anno scorso sono in ampia crescita. Poi comunque lo scorso mese ho depositato altre 4.000 sterline e sto aspettando il bonus dal governo britannico di 1.000 sterline. Ora passiamo al mio portafoglio su Trading 212 tra aggiornamenti e nuovi investimenti nello scorso mese. Qui come al solito vedete gli andamenti dei vari titoli che ho in portafoglio, Berkshire Hathaway e Westrock, oltre a tutte le piccole posizioni che derivano dal bonus per il mio link invita un amico. Infine, come notate, sto continuando ad accumulare 2 ETF, uno sui mercati emergenti e uno sull'S&P 500. Dato che li sto accumulando mese per mese, non mi preoccupa il prezzo d'ingresso attuale, ma anzi se questi ETF dovessero scendere io sono pronto ad acquistare ulteriormente. Ora arriviamo alla parte più succosa. Come avete visto lo scorso mese ho chiuso diversi conti test in profitto ed è terminato l'anno fiscale qui in UK, quindi mi sono ritrovato finalmente con un po' più di liquidità e tranquillità perché ho molti meno portafogli da gestire. Perciò prima cosa fatta, dopo 1000 vostre richieste di recensione, ho aperto un portafoglio su Money Farm, uno dei servizi di consulenza finanziaria con la migliore reputazione e storia nel mercato ed anche uno dei pochi che ancora mi mancava da provare in prima persona, cosa che ora faremo insieme.
Il motivo per cui non li avevo ancora provati forse è che per aprire un portafoglio con loro serve un minimo di 5.000 euro, che fino a questo momento non avevo ancora disponibili, e da quel che ho capito il motivo principale di questo limite è che facendo gestione attiva con pochi soldi hanno difficoltà a diversificare il portafoglio. Il costo del loro servizio è una piccola commissione percentuale, compresa in questa commissione la gestione attiva e le consulenze. La loro, penso io, reale figata, riescono a fornirti un consulente con cui parlare per capire qual è la migliore allocazione del tuo portafoglio in base ai tuoi obiettivi futuri e necessità. Per questo molti consigliano Money Farm a tutte le persone che non sono esperte in materia di investimento ma vogliono comunque iniziare ad investire i propri risparmi, guidati da un team di professionisti che gestiscono attivamente il tutto. Vedremo che succede nella mia prova, intanto fisso la chiamata e capiamo la qualità del loro servizio. Ho fatto la chiamata e questo sarà il portafoglio che andremo a creare con 5.000 sterline. Dopodiché, per bilanciare meglio il mio ingresso al mercato, entrerò in accumulo con 500 sterline al mese. E per provare e approfittare completamente del servizio ho già fissato un'altra chiamata dopo l'estate per vedere come sta andando. Vi farò sapere perché ho dato il servizio. Tra l'altro sapevo che loro avevano uffici anche qui a Londra e in chiamata ho chiesto disponibilità. Fortunatamente si sono resi disponibili per approfondire la composizione dei loro portafogli direttamente in ufficio. Si torna a fare incursioni nelle aziende e se trovo un qualche link bonus di Money Farm ve lo lascio qui sotto in descrizione, così potete provare con me il loro servizio. Ora è il momento di passare al mondo cripto. Lo scorso mese, dopo consiglio ed esperienza di alcuni colleghi, oltre a mia ricerca e approfondimento, ho preso una porzione di ciò che avevo liquido e l'ho depositato diversificandolo in 3 piattaforme di CeFi che offrono Crypto Interest Account. Dato che non volevo espormi ulteriormente alla volatilità delle cripto, ciò che ho depositato è una stablecoin, USD Coin, per definizione stabile. Un USDC è uguale a $1. Comunque vi do un aggiornamento di quel che è successo. Su BlockFi, dove ho 20.150 USDC, ho guadagnato 141,08 USDC. Su Celsius, dove ho 10.800 USDC, ho guadagnato 64,49 dollari in Celsius, la loro cripto. Su Nexo, dove ho 10.500 USDC, ho guadagnato 98,70 dollari nella loro cripto Nexo. Queste piattaforme offrono un interesse annuo sul deposito di questa stable a partire dall'8,6% su BlockFi per superare il 10% nelle altre 2 piattaforme. Come fanno a darti questo interesse? Tranquilli, sto lavorando su un video dedicato così da andare nello specifico, ma per farla breve e semplice, come banche prestano nostri capitali a terzi ed in cambio ci restituiscono un interesse. Se volete provare queste piattaforme, anche di queste ho dei link invita un amico che tra l'altro sono abbastanza sostanziosi. Ve li lascio qui sotto in descrizione e vi ringrazio se doveste usarli. Mi raccomando però, come sempre, approfondite e fate le vostre valutazioni e considerazioni. Non mettete i soldi in queste piattaforme solo perché lo faccio io. Comunque tra poco ho in uscita quel video, quindi iscrivetevi se non volete perderlo. Ora, tema cripto, immergiamoci e parliamo di quel che sta succedendo su Bitcoin e sulle altre altcoin. L'ultimo mese il Bitcoin è stato abbastanza laterale, ha aperto a 58.000 dollari circa e ha chiuso a 58.000 dollari. Però con un nuovo massimo toccato anche questo mese a 64.000 dollari per poi fare un ritracciamento che piano piano sta recuperando proprio in questo momento. Rimaniamo in un trend positivo, ma la volatilità è alle stelle e iniziamo sempre più a lateralizzare, cosa che non è bellissima. In ogni caso, questo è stato il mese delle alt. Chi deteneva monete diverse da Bitcoin ha avuto diverse soddisfazioni, oltre ad aver utilizzato molti pannolini, perché come sappiamo bene la volatilità nelle alt è ancora più grande rispetto a Bitcoin. Ed ora vedremo che sorprese ci riserva il prossimo mese. Io, come già sapete, da diverso tempo sono attivo sul mercato e mi sto togliendo diverse soddisfazioni. Ed oltretutto sto portando avanti una community con 2 amici, John e Mick, sul mondo cripto, dove oltre a capire le basi per non farsi male, abbiamo creato un percorso per poter imparare a fare trading in modo profittevole sulle cripto. Il valore principale dei Madmen è che si ha la possibilità
possibilità di condividere idee con persone che con estrema serietà sono attive nel mercato. Se volete entrare nella community trovate le informazioni qui sotto in descrizione. Ora, tornando a noi, non so quanto vi possa interessare, ma come sempre vi do un aggiornamento sul bilanciamento del mio portafoglio cripto. Ovviamente prendetelo con le pinze, facendoci operazioni quasi quotidianamente, le monete e le percentuali variano tantissimo. Inoltre ragazzi, essendomi già tolto diverse soddisfazioni, ora sto cercando dei punti di uscita perché sono parecchio pesante e questa cosa un po' sta iniziando ad intimorirmi. Perciò in questo momento la mia attenzione è massima e sto iniziando a spostare un po' del mio capitale. Comunque, escludendo il trading, per chi fosse interessato a creare una posizione su Bitcoin senza impazzire con i grafici, ho spiegato in questo video la strategia che anche io ho utilizzato e considero ancora la migliore e la più semplice per esporsi con una parte del proprio portafoglio nel Bitcoin. Mentre per chi è interessato ai servizi cripto che uso di più, in questo momento mi affido a Coinigy, Binance e Crypto.com, che vi lascio in descrizione con qualche link bonus. Comunque, se volete approcciarvi al mondo cripto, la prima cosa che vi consiglio di fare è andarvi ad informare sull'argomento sicurezza. Quindi come è meglio acquistare le proprie cripto e soprattutto come è meglio detenere e custodire le proprie cripto. Io ci ho fatto diversi video, ma penso che sia il primo argomento da affrontare. Ora parliamo dei progetti futuri. Sicuramente nei progetti futuri c'è quello di continuare tutti i miei piani di accumulo, perché in tutti gli investimenti a lungo termine io entro con il dollar cost average. Quindi, come è giusto che sia, tutti i miei portafogli non sono finiti ma sono in continua evoluzione. Senza parlare poi degli investimenti a corto termine che continuerò a gestire. Dopodiché sto continuando ad investire tanto tempo e denaro su Omni. Qui grande news, la community ha raggiunto le 17.000 persone e da poco abbiamo aperto l'Omni Club, una community, forum, piattaforma, blog dedicata al denaro e alla finanza personale, dove tutti voi potete accedere liberamente per scrivere, commentare, discutere, imparare e crescere aiutandoci l'un l'altro. Vi lascio il link qui sotto, andateci a dare un occhio che sta venendo fuori qualcosa di veramente figo ed utile. Poi questo mese, come vi dicevo ad inizio video, mi trasferisco. Lascio Londra e lascio anche il Regno Unito, perché dopo aver visto il livello del mondo immobiliare qui mi sono fatto diverse domande per poi analizzare tutto quello che sto facendo e portando avanti nella mia vita, e sono arrivato alla conclusione che ora è il perfetto momento per scrivere, iniziare un nuovo capitolo. Quindi sì, si parte, presto saprete dove e quando, ma se volete rimanere aggiornati quotidianamente andate a stalkerizzarmi su Instagram. Mi tocca impacchettare tutto di nuovo, spostare le varie cose, però mi alleggerirò e inizierà vedrete veramente tra pochissimo. Sì, mi sto continuando ad allenare per la maratona e ogni volta che esco a correre continuo a chiedermi il perché. Ma ormai la sfida è iniziata e la si porta a termine. In conclusione ragazzi, iscrivetevi al canale se non volete perdere tutte le future avventure, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e ditemi cosa volete vedere in futuro. E noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi.